Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi non faremo la recensione di un prodotto o più prodotti, ma come potete ben capire dal titolo, oggi realizzeremo un tutorial nel quale impareremo quali elementi considerare per verificare se una batteria della Sony, batteria modello BTC della Sony, sia autentica o falsa. Dal momento che questo video probabilmente sarà piuttosto lungo, direi di non perdere altro tempo e di cominciare immediatamente. Bene, allora qui potete vedere un certo numero di batterie che sono tutte BTC della Sony. Naturalmente si tratta anche di modelli diversi, infatti c'è da dire che le Sony le Sony BTC sono presenti in diversi modelli, a partire dalle più vecchie, le BTC3, fino alle più recenti BTC7. Naturalmente con il progredire degli anni anche le caratteristiche di queste batterie sono cambiate, per cui possiamo anche affermare che una batteria BTC con un numero maggiore sta a indicare una batteria con una capacità anche maggiore, e fra poco vedremo che cosa intendo con questa affermazione. Prima di andare avanti è opportuno sgomberare il campo da una fake news riguardo queste batterie. Questa fake news praticamente racconta che la Sony avrebbe già da tempo dismesso la produzione delle batterie BTC. Questo è falso naturalmente, ma di vero c'è che la Sony ha delocalizzato alcuni impianti per la produzione di queste batterie che prima si trovavano principalmente in Giappone. Poi con gli eventi di Fukushima la produzione è stata delocalizzata soprattutto verso la Malesia e Singapore. Allora, detto questo, andiamo a definire che cosa è una batteria BTC della Sony. Si tratta di batterie con chimica agli ioni di litio, batterie ricaricabili e con fattore di forma 18650. Il fattore di forma identifica le caratteristiche, le specifiche fisiche della batteria. In pratica sta a significare che siamo di fronte a una batteria dal diametro di 1,8 cm per una lunghezza di 6,5 cm. Quindi ecco, questa dimensione qui è il diametro e sarà pari a 1,8 cm, quindi 18 mm. Questa dimensione qui è la lunghezza della batteria, e quindi 6,5 cm o 650 decimi di millimetro. Se ora ve la faccio vedere vicino a un righello, vi renderete facilmente conto. Allora, andiamo un po' più qui. Ecco, vi renderete facilmente conto che appunto la lunghezza è di 6,5 e il diametro è 1,8. Bene, allora detto questo andiamo avanti. Allora, perché è necessario un tutorial che parli di come riconoscere una batteria Sony BTC originale da una falsa? Beh, è presto detto, le batterie Sony BTC sono batterie universalmente riconosciute come ottime batterie, vuoi per il brand, il nome Sony è un indice di garanzia nell'ambito dell'elettronica, lo sappiamo tutti, vuoi anche per la qualità intrinseca di queste batterie. Sono ottime batterie, una buona durata. E inoltre, caratteristica molto importante che le rende appetibili soprattutto a coloro che utilizzano sistemi di sigarette elettroniche avidi di potenza, sono batterie che consentono un alto livello di scarica continua.
Cos'è il livello di scarica continua? È nient'altro che la potenza che la batteria è capace di erogare in modalità continua. Quindi, per farvi un esempio, vi faccio vedere, io per esempio ho in questa mia sigaretta elettronica, in questa box, due di queste batterie della Sony, delle VTC, e ora se io vado a erogare, farò vedere che questa, diciamo, configurazione, questo atomizzatore con questo tipo di resistenza richiede una certa quantità di energia che potete vedere nell'ultima riga qui. Vi faccio vedere, ecco, vedete, sto richiedendo circa 13 ampere di potenza da queste batterie. Quindi vi rendete conto che diciamo, batterie che abbiano una capacità di erogazione abbastanza elevate sono batterie sicuramente di ottima qualità e anche con un certo costo. Per inciso voglio ricordare che le batterie Sony VTC possono erogare, a seconda dei modelli e a detta del produttore, cioè della Sony, potenze in continuo dai 20 ai 35 ampere. Naturalmente queste potenze dichiarate sono piuttosto generose, diciamo, dette comunque dal produttore, comunque anche con studi indipendenti, e qui diciamo, mi rifaccio un po' alle tabelle del famoso Mush che queste batterie le ha studiate a fondo, diciamo che comunque non vanno mai al di sotto, queste batterie, di una capacità di scarica continua intorno ai 20-25 ampere. Allora, abbiamo detto che sono queste VTC delle ottime batterie con un'ottima capacità di scarica continua. E quindi quanto costano? Mediamente una batteria del genere può costare in negozio fra i 7 e i 10-11 euro mediamente, dipende anche un po' dal modello, che di per sé non è una cifra esorbitante, ma come vedete io ne ho più di una decina. Se avessi voluto spendere 10 euro per ognuna di queste batterie avrei già investito una somma pari a 100 euro. Consideriamo poi che la vita di questo tipo ma di tutte le batterie a litio ricaricabili è piuttosto limitata. Infatti generalmente una batteria del genere può supportare un ciclo di vita intorno alle 500 ricariche. Ora, se noi ricarichiamo queste batterie almeno una volta al giorno, ci rendiamo conto che nell'arco di meno di 2 anni queste batterie non saranno più utilizzabili, avranno perso la loro capacità di ricarica, e quindi appare chiaro come sia necessario avere sempre batterie abbastanza fresche, abbastanza nuove, e soprattutto come sia necessario appunto cambiarle poi abbastanza frequentemente nel tempo. Cosa questa che comporta comunque una spesa, quando si hanno tante batterie, non propriamente indifferente. Ecco allora che nasce un mercato parallelo, e quindi cominciano ad apparire sul mercato i cloni di queste batterie dall'aspetto molto simili, spacciate per Sony originali. E frequente imbattersi in questo tipo di cloni, di contraffazioni, per cui è importante sapere cosa si sta comprando, vedendo appunto come poter distinguere abbastanza facilmente una batteria originale della Sony con una non originale. Allora, la prima analisi è sempre l'analisi di tipo visivo, un'analisi macroscopica. Ecco, a questo punto vi faccio vedere altre batterie che io ho, non sono della Sony, e queste batterie praticamente hanno tutte
delle caratteristiche diverse. Sono batterie che io ho recuperato anche da alimentatori di computer portatili. La cosa che appare subito evidente è che la Sony ha la pellicola protettiva di colore, questo colore verde, diciamo più o meno tendente a un verde un po' più scuro, e comunque semitrasparente. Dico semitrasparente perché questa pellicola lascia intravedere al di sotto di essa le scritte, ecco se riesco a mettere a fuoco, le scritte che sono stampigliate sul corpo della batteria. Per fare un esempio faccio vedere una batteria nuda, cioè alla quale io ho tolto il rivestimento esterno, ma non è una Sony. Come vedete anche questa batteria porta stampata sul proprio corpo, dei numeri, delle lettere, insomma dei codici che ne identificano le caratteristiche e così via. Quindi, allora, la prima caratteristica che appare evidente è quella, appunto, dicevamo, del colore della pellicola protettiva, per esempio diverso da quest'altro verde che non è una Sony. Continuando nell'analisi, diciamo, della morfologia, chiamiamola così, della batteria, andiamo subito a vedere un altro aspetto importante, che è il pin positivo, questo, che è di tipo flat. Per capirci meglio, questo è il pin tipo a bottone di un'altra batteria, sempre non della Sony, e questo è il pin caratteristico delle Sony VTC. Quindi le Sony non le troverete mai con il pin a bottone. Ancora abbiamo qui tutto intorno, vedete, questo cerchietto nero è un cerchietto di cartone messo a protezione degli attacchi del pin positivo, e quindi è sempre di colore nero, non lo potete trovare di altri colori, come per esempio, ecco, il viola di questo. E continuiamo ancora, sempre rimanendo fermi alla parte superiore, il pin positivo, come vedete, è ancorato in 3 punti alla batteria, 1, 2 e 3. E questa è un'altra caratteristica delle Sony, infatti sempre messa a confronto con un'altra batteria non della Sony. In questo caso vediamo che il pin è ancorato in 6 diversi punti, mentre appunto qui sono 3. Andiamo poi a girare la batteria ed esaminiamo il fondello. Il fondello appare completamente liscio, senza nessuna protrusione, e quindi vedete, ecco, per esempio con questa batteria la differenza è che questo è un fondello più sporgente. Quindi un'altra caratteristica delle Sony è data dal fondello. Ma queste sono tutte, come dire, caratteristiche macroscopiche, caratteristiche fisiche che volendo potrebbero anche come dire, riprodotte. Un'altra che vi ho dimenticato di mostrarvi è questa. Come vedete, qui sono presenti 2 specie di anelli, mentre qui ne abbiamo solo uno. Quindi in effetti le Sony hanno sempre questi 2 tipi di anelli. Dicevo che queste caratteristiche, anche se è difficile, volendo potrebbero anche essere imitate. Altre caratteristiche sono riportate sul corpo della batteria, cioè quelle che sono visibili attraverso la guaina protettiva, e sono alcune righe di testo, un logo e un QR code. Il QR code è l'unico elemento che è stato direttamente stampato sulla sleeve protettiva,
mentre tutti gli altri elementi sono presenti solo sul corpo della batteria. E ora andiamo a vedere come questi elementi, queste linee di testo e queste grafiche possano dirci qualcosa di più specifico rispetto a queste batterie, e andiamo subito al computer dove ho un ingrandimento di questa batteria e faccio vedere come si interpreta questo codice. Bene, allora in questa prima immagine vi mostro una Sony privata della pellicola protettiva, e già con le freccette ho indicato i vari punti di interesse. Per prima cosa voglio farvi notare, perché questo non ho potuto mostrarvelo prima quando vi ho parlato delle caratteristiche fisiche della Sony, voglio mostrare i cosiddetti due anelli alla sommità, all'inizio della batteria, che sono appunto una di quelle caratteristiche fisiche di cui vi accennavo in precedenza. Con le altre due freccette invece vi sto indicando i punti di interesse. In questo caso vediamo il logo dei laboratori che hanno certificato le caratteristiche di questa delle Sony, che sono che certificano le caratteristiche della Sony, quindi il logo dell'ente certificatore, che in questo caso è il laboratorio americano Underwood Research Laboratories, e quindi questo è il suo logo, che come vedete è stampato sul corpo della batteria. La parte importante è data da queste due linee di testo. Come vedete ci sono delle lettere e dei numeri, ed ora andremo a scoprire su una Sony reale, su una batteria reale, che cosa questi vogliono indicare. Dunque, ecco, io ho fatto una foto di una delle mie batterie, quelle che vi ho mostrato prima. In particolare stiamo vedendo, questa è una Sony VTC6, anche se l'immagine forse non è molto ben a fuoco, è un po' sbiadita, credo che si legga perfettamente diciamo, ogni particolare delle due righe di testo che andiamo a considerare. La prima cosa che andiamo a vedere sono le prime due lettere SE. Queste sono la sigla del produttore, quindi della Sony, e stanno per Sony Energy. Successivamente abbiamo le due lettere US. Le lettere US invece stanno a significare Unified Size, cioè formato unificato, che abbiamo visto essere 18650, che è quindi il significato di questi numeri, appunto di questi 5 numeri che abbiamo qui, per cui allora il testo US 18650 sta a indicare il fattore di forma della batteria. Andiamo avanti e troviamo quindi il codice relativo al modello di batteria, in questo caso è BTC6, e poi troviamo ancora C6. Ora, questo particolare codice, diciamo, non è sempre presente su tutte le batterie. Generalmente non è presente sulle batterie di più vecchia produzione, come le BTC4, anche se le trovate comunque su alcune BTC4, o le BTC3. Praticamente qualcuno afferma che C6, cioè questa parte di testo, in questo caso C6, ma potrebbe essere C5 oppure 5A nel caso delle BTC 5A, sia a significare batterie di nuova generazione con una chimica leggermente modificata, per cui sono batterie più stabili, ma comunque con erogazione leggermente inferiore rispetto alle vecchie batterie. Passiamo poi alla seconda parte di testo, cioè alla seconda linea di testo,
E la prima cosa che troviamo in questo caso è la lettera G, ma potrebbero essere anche la lettera K o la lettera T, insomma ci sono varie lettere che indicano il luogo di produzione, ovvero più che altro il luogo, più che del luogo, l'impianto che ha prodotto questa batteria. Nel nostro caso leggiamo la lettera G, potrebbe essere anche SG, che sta a indicare l'impianto situato in Singapore. Abbiamo poi tutta una serie di numeri, fino a qui, che praticamente sono dei riferimenti alla batch, insomma riferimenti interni all'impianto di produzione che indicano il lotto di produzione e altre cose. La parte interessante viene adesso e abbiamo in questo caso la lettera Y che sta a indicare l'anno di produzione. Nelle Sony l'anno di produzione è indicato con lettere alfabetiche dell'alfabeto inglese, quindi dall'A alla Z, 24 lettere, e a partire dal 1992, quindi la lettera A starà a indicare l'anno 1992, la lettera B l'anno 1993 e così via, fino ad arrivare alla lettera Z che indica l'anno 2017. Nel nostro caso abbiamo la lettera Y che sta a indicare l'anno di produzione che è il 2016. Abbiamo poi la lettera I, anche in questo caso il riferimento alfabetico dell'alfabeto appunto inglese e praticamente questo indica il mese di produzione che va appunto dalla lettera A alla lettera L, quindi le prime 12 lettere dell'alfabeto inglese. La lettera I quindi sta a indicare il mese di ottobre, sì. Quindi 2016 ottobre, e inoltre i due numeri 28, il giorno in cui questa batteria è stata prodotta. Quindi in effetti abbiamo, poi c'è la lettera C, questo è diciamo, un codice di riferimento interno all'impianto di produzione. Quindi in effetti queste due linee di testo sono una vera e propria carta d'identità diciamo, della batteria. Infatti indicano chi è il produttore, indicano la forma della batteria, il modello della batteria, dove questa batteria è stata prodotta, il lotto, la batch di produzione, l'anno, il mese e il giorno. E in questo modo noi riusciamo a identificare perfettamente la batteria, quando è stata prodotta, dove è stata prodotta, e la identifichiamo come quindi una Sony originale. Bene, allora abbiamo visto come sia possibile ricavare molte più informazioni sulla batteria rispetto alla batteria tramite il codice stampato sulla batteria stessa e quindi in questo modo abbiamo acquisito tutti gli elementi necessari, sia fisici, colore della sleeve, forma del pin, forma del fondello e così via, nonché gli anelli qui alla sommità, tutte le caratteristiche fisiche e inoltre anche le caratteristiche codificate sulle linee di testo, per cui ora siamo in grado di stabilire se le Sony che noi abbiamo acquistato a un prezzo piuttosto buono, come potrebbe capitare comprandole in siti online sul tipo di Nkon, che è un sito olandese specializzato proprio nella vendita di batterie agli ioni di litio e accessori per la ricarica, oppure anche se le abbiamo acquistate in uno shop cinese del quale ci fidiamo ma non ci fidiamo troppo, quindi alla fine magari l'abbiamo pagate 4 euro, però non sappiamo se questi 4 euro sono andati per l'acquisto di una batteria clone finta
oppure abbiamo fatto un affare perché abbiamo ricevuto una batteria della Sony originale. Quindi ogni volta che avete il dubbio di che cosa avete acquistato, andate pure andate a esaminare tutti questi elementi e alla fine avrete un'idea, non dico sicuramente precisa di quello che avete comprato, di quello che avete in casa, ma comunque con una buona approssimazione, direi almeno all'80-90%, potremmo dire se la nostra batteria è originale o è un fake. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, il QR code è qui, giusto come curiosità ve lo volevo riportare. Io ho fatto la scansione di questo codice pensando che mi portasse a un sito, magari anche a un sito appunto che potesse confermarmi o meno la veridicità della batteria, ma dalla scansione non risulta altro che un numero che io poi ho cercato anche di googolare, ma senza alcun risultato. Questo solo come informazione, come curiosità, ma comunque non è importante. Bene, allora è arrivato il momento di chiudere questo lungo tutorial e prima però vorrei fare giusto un accenno alla sicurezza. Allora, queste batterie, come sicuramente la gran parte di voi già sa, sono batterie ad alta efficienza, ma vanno comunque maneggiate in maniera consapevole. Una batteria del genere può causare anche molti danni se non utilizzata secondo delle regole precise di comportamento. Quindi non mettetela mai, non fate in modo che non vada mai in cortocircuito. Ecco, per esempio, un cortocircuito in questo caso potrebbe verificarsi facilmente se la parte positiva, che è questa, andasse a diretto contatto con la parte negativa, che è tutta la batteria, escluso appunto questa piccola parte centrale, e quindi questo potrebbe portare come conseguenza, diciamo, più blanda diciamo, come dire, la rottura della batteria, quindi rendere la batteria inutilizzabile, ma come conseguenza più grave potrebbe anche portare a esplosione della batteria. Ora immaginate una batteria del genere, magari racchiusa in un ambito ristretto come potrebbe essere questo tubo, che va in ventilazione, cioè in ventilazione significa che comincia a emettere vapori. Questi vapori, non trovando alcuna via di sfogo, deflagrano, rompendo sia il tubo e facendo partire questo, che è, diciamo, il punto più debole di tutto il tubo, facendo partire, e magari se stiamo in questo momento, diciamo, svapando, potremmo farci seriamente male, avere delle offese fisiche non indifferenti, non dico la morte, ma diciamo sicuramente gravi danni fisici. Quindi quando maneggiate queste batterie fate sempre attenzione, non mettetele mai in modo che possano causare dei corti. In questo caso la prima cosa da fare è quella di ricostruire la pellicola di protezione qui attorno. Se vedete che le vostre batterie hanno dei punti in cui la pellicola è rotta, non perdete tempo e sostituitela. Inoltre, quando le trasportatele sempre protette. Dei contenitori di questo tipo consentono di portare 2 batterie e sono economicissimi, costano al di sotto di €1 e vi consentono di portare con voi le batterie in maniera molto sicura, come anche questi in silicone. Vedete, è possibile portare batterie in modo che non facciano contatto con gli altri oggetti in metallo che noi portiamo in genere dietro. Bene, allora è veramente giunto il momento di concludere questo tutorial. Vi do appuntamento alla prossima volta, arrivederci.